Milano, 15 aprile 1964. Via Monte Napoleone, ore 4:25 del pomeriggio. Nella strada più chic e alla moda della Milano del boom è quasi l'ora dell'aperitivo. Tra un mese esatto il miracolo economico italiano finirà, almeno ufficialmente. La fine, ambigua e trasversale, ha la forma di una lettera e la firma di un ministro, quello del Tesoro, Emilio Colombo. È indirizzata al suo Presidente del Consiglio, Aldo Moro, che da meno di un anno guida il primo governo di centrosinistra della storia repubblicana. Gli apparati conservatori dello Stato, della Chiesa, degli industriali non avevano apprezzato l'entrata dei socialisti al governo, meno che mai la prospettiva di riforme. La lettera viene pubblicata sul quotidiano di Roma Il Messaggero, sicuramente una sede non istituzionale, ma perciò tanto più efficace nel voler essere un avvertimento. Il ministro definiva la situazione dell'Italia al collasso ed evocava il pericolo mortale che correva la stessa democrazia nell'insistere in una politica dogmatica di riforme. E torniamo a Milano, a via Monte Napoleone. È il 15 aprile 1964, un mercoledì qualsiasi di un giorno qualsiasi. Potrebbe essere un giorno come queste immagini ci mostrano, un giorno in cui Franca Valeri passeggia per via Monte Napoleone con un soprabito leopardato e la sua aria svagata e pensa ad alta voce i suoi pensieri affilati come lame. In fondo questa via Monte Napoleone intanto nasce bene proprio come nome, poi si fa anche presto a farla diventare simbolo di snobberie di quart'ordine. È una strada fine. Anzi, fina, come diciamo noi a Milano. Intanto comincia dal niente. Il suo caffè con rivendita, le sue calze per signora come in una via popolare, negozietti piccoli, eccoli là. Lo so io che sono milanese, che lì ci sono le scope delle grandi famiglie, in un portone le collane delle grandi sarte. A un primo piano, qui sopra, come niente, si nasconde le cure estetiche di mezza Milano bene, ma di fuori si vede poco. Mi compiaccio proprio. Io che non ci abito più a Milano, vedo che questa stradina di razza ha conservato il suo inizio quasi popolare, di grande stile proprio. Vien su trasandata come una principessa, percorsa da colbacchi da grande potenza socialista che non sanno che quei due cosini lì in vetrina costano qualche milione. Loro via, un'occhiata ai profumi, che effettivamente sono gli stessi che in Corso Garibaldi, ma in quella drogheria lì, dietro il caffè e i fichi secchi, ci sono delle marmellate che neanche a Londra, e qui i francobolli più rari, e lì, audacemente, mobili finti di prima che esplodesse l'antiquariato, e i Buddha d'oro che si portavano nel 28. A proposito, per Pasqua mi comprerò un cappellino per la mia nipotina. C'è un bel negozio per bambini, credo che con 50.000 lire me la cavo. Si capisce, andando in su tutto peggiora, si va verso la zona Duomo. Però che errore questo negozio di fiori. Mettere fuori le orchidee, neanche una corbeille mista alla francese, si va verso la zona Duomo. Ma tanto la vera signora sa che in questa strada la mattina si ordinano i fiori al baracchino, fermandosi appena a dire due parole in milanese, dialetto puro, mentre il cane fa pipì contro i vasi di latta. Bisogna saperla lunga per capire questa strada, però si può stare tranquilli che qui qualunque cosa uno la paga di più. La strada, poi, se vogliamo, ha un colpo di coda delizioso. Prima di immergersi nel neon, nella metropolitana, nel grattacielo di mezza tacca. In questa casa, elegantissima, visse e morì Carlo Porta, che di lei adesso avrebbe detto le più geniali oscenità. Sono riprese filmate di qualche mese prima, ma potevano benissimo essere delle 4:26 di mercoledì 15 aprile 1964. 4 minuti esatti per percorrere da Viale Manzoni a San Babila. 4 minuti dopo, alle 4:30, via Monte Napoleone non sarebbe mai stata più la stessa. Questo è il titolo del Corriere della Sera il giorno dopo la rapina. 4 colonne sparate in prima pagina. Una colonna in più dell'articolo sullo storico attacco di Khrushchev a Mao Zedong. Assalita a raffiche di mitra una gioielleria di via Monte Napoleone. Bottino per 200 milioni. Ma era sbagliato, per difetto. E già il giorno dopo si parlerà di 350 milioni. 3 milioni di euro di oggi, 6 miliardi delle vecchie lire. Ma come vedremo non sarà tanto la cifra astronomica a colpire i milanesi. Il massimo impatto però lo raggiunge il Corriere Lombardo, uno dei 4 giornali della Sera di Milano, che addirittura ricostruisce dal vero la rapina.
l'abbiamo seguita in tutte le fasi, abbiamo fatto delle indagini per conto nostro. Io ho mandato un gruppo di cronisti del Corriere Lombardo in via Montenapo alla stessa ora in cui si era verificata la rapina, con lo stesso numero di macchine e mascherati e con delle armi finte, logicamente, che ci eravamo fatti dare da un negozio di giocattoli di Milano. 6 o forse 7 banditi mascherati, alcuni con calze da donna infilate in testa, altri con cappucci di tela alla Ku Klux Klan, bloccata alle 16:30 di ieri a Milano, via Monte Napoleone, hanno assaltato una delle 8 oreficerie della strada più elegante della città. Con tattica da commandos hanno sparso il terrore sparando raffiche contro i cristalli del negozio, mitragliando di pallottole anche l'interno, e la sola provvidenza ha evitato una strage. Qualcuno assicura che i criminali sparavano anche contro le finestre e i balconi. I passanti si sono precipitati nei negozi, nei portoni, sotto le automobili in sosta. C'erano bambini in carrozzella che hanno assistito alla scena battendo le mani, credendo che si trattasse di un gioco. La gente s'affacciava alle soglie delle boutique, dei bar, dei negozi alla moda, incredula e atterrita. Ma che c'è? Girano un film? Ma che? Sparano sul serio? Una rapina a via Monte Napoleone. Stavo uscendo per andare a bere un caffè al bar, quando ho visto una Giulia bianca lì sull'angolo di Pietro Verri, a scendere un uomo vestito con un impermeabile bianco e un cappello nero, con una pistola in mano. E che io quando ho visto la pistola sono scappata e non ho più capito niente. Mi scusi, signor Vigotini, quando è che siete venuti al balcone voi? Appena abbiamo sentito i primi colpi di pistola. Cosa avete visto? In tempo per vedere un personaggio mascherato con impermeabile chiaro che sventagliava verso l'alto dei colpi di mitra. Lei signora cosa ha visto? Guarda, io ero qui davanti alla vetrina che stavo guardando fuori perché mi era appena uscita la commessa, quando ho visto 2 persone che arretravano, uno è scappato immediatamente, l'altro aveva in mano un mitra, anzi, dico la verità, ho creduto una scena da film. Questo era incappucciato, con il cappello calzato in testa, e l'ho visto in mezzo alla strada che continuava a sparare col mitra così e arretrava andando verso Colombo. Come ho visto la pistola sono andata via, non ho visto più niente. Pensate che siano riconoscibili? Comunque avete notato qualcosa di particolare? Riconoscibili penso di no. Come particolare abbiamo notato che quello che imbracciava il mitra, a parte una disinvoltura direi eccezionale, ci sembrò mancino. È possibile riconoscerli? Erano incappucciati, almeno quello che ho visto io era incappucciato e non posso riconoscerlo perché ha una cosa nera in testa, poteva essere una calza, poteva essere un cappuccio, questo non lo posso dire. Se c'era un posto a Milano che potesse considerarsi teoricamente immune dall'insidia di una rapina a mano armata, questo era proprio via Monte Napoleone, ingorgato cronicamente dal traffico frenetico di auto, tassi, autobus, motorette, furgoncini. Scrive il Corriere della Sera: se uno sceneggiatore cinematografico si fosse presentato sino a ieri a un produttore e gli avesse sottoposto il copione di un giallo del genere, sarebbe stato messo alla porta come mentecatto. Eppure ieri a via Monte Napoleone 6 o 7 gangster della nuova o della vecchia guardia, ancora presto per dirlo, hanno compiuto quella che pareva un'impresa impossibile. Già, pareva impossibile. Per i milanesi è una profanazione, sfida alla città, titolano i giornali. Pomeriggio di fuoco nel salotto di Milano. Spari, grida, vetri rotti proprio come in un film. Per me è stata una signora rapina e quelli lì sono di tipo in gambissima. Oppure, io li invidio. Sì, dovranno sfangarsi 4-5 anni, ma intanto nel giro di 2-3 minuti si sono sistemati. Questo raccoglievano i giornali. E siccome i giornali devono anche vendere e la concorrenza è forte, non ci si meraviglia forse più di tanto che un giornale importante pubblicasse una vignetta come questa. Dice uno: ma il vigile dov'era? E l'altro: a far le multe all'auto dei rapinatori in divieto di sosta. Dura per le forze dell'ordine. Anche se il vignettista e la stessa polizia ignoravano a quel punto morto delle indagini che sarà proprio una multa ad un'auto dei rapinatori a far prendere alle indagini la pista giusta. Ma andiamo con ordine. Sulla stessa pagina sono pubblicate le foto dei 2 super poliziotti che tengono in mano i fili incandescenti delle indagini. Sotto la notizia di una telefonata secca giunta da Roma. Era il capo della polizia, il prefetto Vicari, che dal Ministero dell'Interno dice lapidario: quei rapinatori bisogna prenderli. E presto. Un giornale pubblicherà una confidenza di uno dei 2 poliziotti, che confessa: ormai eravamo rassegnati all'idea che un trasferimento in Sardegna non ce l'avrebbe tolto nessuno. Quel poliziotto è Mario Nardone, un personaggio mitico della questura di Milano. Possibile che la pax malavitosa si fosse spezzata, pensava Nardone quando gli fecero vedere la vignetta sul giornale. Sorrise, ma quella vignetta gli andava di traverso. E poi quell'ammirazione dei milanesi per la bravura dei rapinatori gli bruciava davvero. Ma cosa vogliono questi milanesi? Ed era il sangue napoletano che gli ribolliva.
Ripensava quando era arrivato a Milano nel 46, quando la polizia non aveva neppure le auto e i malviventi sì. E seppure qualche auto i poliziotti l'avevano perché sequestrata agli ultimi fascisti in fuga al momento della liberazione, poi gli mancava la benzina. N'era passata d'acqua per i navigli. Gli piaceva Milano, l'ammirava, ma a volte proprio non li capiva i milanesi. Quasi 20 anni che stava a Milano e tutto sommato era anche merito suo, se Milano era potuta crescere tranquilla e i milanesi avevano potuto fare soldi. E ora questa maledetta rapina aveva rotto tutto. Ma perché era stata rotta la pace? Si chiedeva il commissario Nardone. Chi l'aveva rotta? E poi una rapina così a Milano non s'era mai vista, dovette riconoscere il commissario. Un'organizzazione da togliersi il cappello e in fondo i milanesi non avevano tutti i torti ad ammirarli. Ma a lui gli bruciava e ne aveva diritto. Gli bruciava tutto di quella storiaccia. Quei giornali poi che non gli pareva vera quella rapina pur di vendere. Pagine intere, titoli grossi come una casa e giù a raccontare fin nei dettagli le fasi della rapina, le mosse dei rapinatori. Poliziotto eccezionale perché con la pertinacia e per acume e come persona un passionale tremendo che si lasciava trascinare. Per esempio lui, io mi ricordo che io in quel periodo ero in un altro giornale, però il Corriere Lombardo in cui avevo lavorato faceva i titoli che qui a Milano si dicevano da Corriere Bombardo, cioè erano dei titoli sparati, e sono i primi titoli moderni dei giornali, adesso sono quasi tutti così. E quando si parlava della polizia, per esempio delle indagini, si arrabbiava moltissimo. Quando c'era la conferenza stampa io andavo sempre, io avevo cominciato a spiegare che il Corriere Lombardo era fatto così, non è che ce l'avessero con lui, è che è un tipo di giornale. Insomma, se l'era presa quasi con me perché difendevo il Corriere Lombardo. Era un personaggio un po' strano. Ma oltre ai titoloni sparati c'era una cosa che Nardone non digeriva dei giornalisti. Quando arrivavano sul luogo del delitto prima della polizia, Nardone sapeva e lasciava correre, anche se un giorno volle tirare uno scherzo. Io mi ricordo una cosa divertentissima. Con Nardone proprio, col commissario Mario Nardone, quando ero al giorno, arrivò naturalmente, anche se era proibito, avevamo la radio sintonizzata con la polizia, non è che ce l'abbiano solo i banditi, pure no. E annunciava, mi ricordo anche dove, vicino a Piazza Piemonte, un fatto lì. Allora io mi precipitai lì con la macchina e il fotografo nostro, come arrivammo, trovammo davanti a quello che allora era un cinema, mi sembra in Gloria, Nardone che ci disse, voi che ci fate qua? Cioè era proprio per vedere se avevamo ascoltato la notizia, ci avevano tirato il colpetto, insomma. Uno dei particolari della rapina di Montenapo, più fotografati sui giornali, erano le auto, 3 Alfa e una Maserati, che poi si scoprì che non c'entrava nulla. E poi c'erano le altre, quelle con cui erano fuggiti, il tutto per 2 minuti scarsi d'azione in pieno pomeriggio di shopping. Insomma, davvero una gran bella organizzazione, non c'è che dire. E quella sera il telegiornale fece pure per la prima volta una ricostruzione con modellini di auto. È questa. Oggi ci appare rudimentale, ma per il 64 era una novità. Era come se la modernità della rapina avesse in qualche modo contagiato tutti. Quella notte il commissario Nardone attraversò in lungo e in largo la sua Milano. Era come se la vedesse per la prima volta, gli sembrava di non riconoscerla più, come se gli fosse improvvisamente diventata estranea. Davanti agli occhi gli si incrociavano le immagini di quel febbraio del 58. La rapina di via Osoppo, i 7 uomini d'oro, la banda delle tute blu, i volti di Cesaroni, di Ciappina, di Gesmundo, di De Maria, Bolognini, Russo, Castiglioni. Era stato un colpo magistrale, ma in qualche modo più umano. I banditi non avevano sparato. Avevano fatto solo ta-ta-ta-ta-ta-ta con la bocca e l'unica arma usata era stato un martello per rompere il vetro del furgone blindato e per colpire la guardia giurata. Bella anche la trovata delle tute blu, tutte uguali, ma proprio le tute li avevano traditi. Le tute e i navigli. Impacchettate erano state buttate nei navigli, poi i navigli prosciugati per la pulizia. L'etichetta dentro le tute, dall'etichetta alla fabbrica, dalla fabbrica al negozio, dal negozio a chi le aveva comprate. Tutti li arrestò. Sorrise Nardone per allentare la tensione. Bravi, non c'è che dire, ma umani, pensò. Questi invece di Montenapo sembravano automi.
E poi avevano sparato davvero. 40 bossoli erano stati trovati. Avevano sparato dentro il negozio e fuori, verso i balconi, verso un paio di muratori che gli lanciavano mattoni. Si ripeteva Nardone in una Milano di notte che sentiva che lo aveva tradito. Era come se quelle 40 pallottole ce l'avesse infisse nella testa. Nardone era il capo della squadra mobile, è un personaggio eccezionale, il quale prendeva la cosa come se fosse stato un affronto a lui, era un affronto fare una rapina, grossa poi. Cioè, mi hanno fatto una rapina. In verità Milano da quel 1958 di via Osoppo era davvero cambiata. Non solo per Nardone, tutta l'Italia era cambiata in quei 5-6 anni. Il boom l'avevano chiamato, il miracolo economico. Automobili per tutti, ma non solo. Quelli che vediamo uscire uno dopo l'altro da questa porta di un rinomato ristorante milanese sono la crème della Milano che produce. Ognuno di loro rappresenta lavatrici, cavi elettrici, frigoriferi, pompe, interruttori, locomotrici, pneumatici, ascensori. Si riuniscono una volta a settimana in questo ristorante per mangiare tutti insieme e insieme scambiarsi tra un risotto allo zafferano e un filetto, fatturati, cambi della lira, assalti alla conquista del MEC, mercato comune europeo. Il trasferimento in Sardegna poteva anche essere vicino, si disse a Nardone rientrando in questura. Ma non era quello il punto. Se doveva andare in punizione in Sardegna avrebbe obbedito, ma quei rapinatori li voleva, a tutti i costi. L'indomani alla questura di via Affate Bene Fratelli ci fu una riunione di grandi capi della polizia. Nell'ufficio di Nardone c'erano Maugeri, capo della Mobile di Torino, Costa e Campenni da Genova. Iovine di Milano. Nardone disse: gli indizi nelle nostre mani valgono come i 2 a briscola. 4 auto della rapina, 2 pistole, un cappello alla tirolese fabbricato a Napoli o Bologna e un gemello da camicia di fabbricazione francese che potrebbe essere dei rapinatori, ma anche perduto da un passante, come poi risulterà dalle indagini. E l'identikit che abbiamo dato ai giornalisti giusto per i lettori di Bocca Buona. Se la mala ha rotto la pace, guerra sia. Totale. Arrestateli tutti. E la mala risponde. Anche loro, con un gran consiglio. Esperti del furto, dell'enocinio, del borseggio, che proprio in quei giorni si erano dati convegno in occasione della fiera campionaria, la stessa fiera della quale i giornali, la mattina dopo la rapina, annunciano la visita del presidente del Consiglio Moro. Insomma, quelli che con il delitto ci campano la famiglia sentono sul collo l'offensiva della polizia. Quel furto ha rovinato la stagione, si dicono, e la mala decide di collaborare. Non siamo stati noi. Dovete cercare un italo-francese, Albert Bergamelli, soprannominato Bocca di Pietra. Viaggia su una Fiat 1500, targata Napoli. Li hanno presi perché guardando le multe, andando a scartabellare le multe, si sono resi conto che c'era un piccolo pregiudicato che aveva preso una multa 20 giorni prima in Monte Napoleone. Dove erano i vigili? A fare la multa alle macchine dei rapinatori parcheggiate in divieto di sosta. Sorrise Nardone al pensiero. La macchina targata Napoli risulta appartenere effettivamente ad autonoleggio napoletano, dove dichiarano di averla affittata a un certo Panayotides, un greco, Sergio Panayotides, un piccolo pregiudicato, il quale ha però dato come indirizzo un quartiere residenziale di Milano e un palazzo di lusso. Quando la polizia irrompe e lo arresta, l'uomo non si difende, non reagisce, è un pauroso, è una serva, dirà Bergamelli. Portati in questura, il Panayotides spiffera tutto, racconta di aver affittato e l'appartamento e l'automobile per conto di Albert Bergamelli, un pregiudicato italo-francese che in quel momento, aggiunge, viaggia a bordo di una Fiat 1008 intestata a suo fratello Guido. Il giorno dopo, esattamente 3 giorni dopo la rapina, quella macchina viene individuata, viene ritrovata a Torino,
davanti a un bar in piazza Carlo Felice. La polizia irrompe, trova il Bergamelli elegantissimo, il quale si lascia arrestare senza opporre resistenza, però dice: sono un vero stupido, se avessi avuto la pistola vi avrei fatto fuori subito. E perché non ce l'hai? Gli chiedono. E dice: l'ho lasciata in macchina, l'avevo in tasca, mi appesantiva, mi tirava giù la giacca e ne ho fatta a meno. D'altra parte è un duro, lo chiamano infatti bocca di pietra. Quando viene tradotto in questura rifiuta di dire una sola parola assolutamente sprezzante. La polizia italiana chiede aiuto alla Sûreté francese, Marsiglia, Parigi. Arrivano foto segnaletiche. Il 19 aprile scende dall'aereo proveniente da Parigi il commissario Jobard. Ha con sé 50 dossier su Bergamelli e la sua banda. Bisogna cercare il clan dei marsigliesi. 4 pregiudicati evasi dal carcere di Malani il 20 gennaio scorso con una fuga rocambolesca. Tra loro Bergamelli. Era stato condannato 2 mesi prima a 15 anni di lavori forzati. Era un duro, avverte la polizia francese, uno che usa le armi per uccidere. Albert è il 6º figlio di un onesto muratore italiano emigrato a Marsiglia. Ma invece della scuola segue i corsi della migliore università del crimine, quella di Marsiglia. Spaccio di droga a Tunisi, rapine tra Genova e Torino, si monta la testa. Vuole la piazza di Parigi. Per tutta risposta gli fanno trovare il fratello Roger impiccato sotto un ponte sulla Senna con una pallottola fra gli occhi. Ma Albert non si arrende. A Parigi conosce Joe Lemaire, in realtà Giuseppe Rossi, pregiudicato di classe, proprietario di Night, amante di gioielli. È con lui che organizzano il colpo alla gioielleria di Montenapo. E dopo erano già pronti i piani per un'altra rapina in via Veneto a Roma. 2 giorni dopo l'arresto di Albert Bergamelli a Torino, il lunedì 20 aprile, 5 giorni dopo la rapina, viene arrestato il fratello Guido. Poi via via tutti gli altri, fino all'arresto dei fratelli Noël, e con loro viene recuperata anche parte del bottino, ma è solo la 10ª parte. Il resto non sarà mai trovato. Nel frattempo, il 2 luglio era stato trasferito a Milano il cervello della rapina, che non era Bocca di Pietra, ma il distinto, compassato Joe Lemaire, che entra in questura, coprendosi il volto. Sui giornali, la rapina di via Montenapo, come viene familiarmente chiamata a Milano, continua a tenere banco, ma gli italiani ormai se la possono leggere al mare. Il boom si è sgonfiato, o meglio, si è appesantito di un debito che non sarà mai più recuperato. Il governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, troverà la soluzione in emissioni sempre più massicce di titoli di Stato e sarà un pozzo senza fine. Ma questa è storia che arriva ai giorni nostri. A Milano, al termine dell'iter giudiziario, a Bergamelli vennero inflitti 12 anni di carcere. Tuttavia non li fece tutti, perché nel 1970, valendosi della cosiddetta legge Valpreda e versando 20 milioni di cauzione, fu rimesso in libertà e sparì. Però venne a Roma, dove nel corso degli anni 70 organizzò una banda di sequestratori. Tuttavia nel 76 venne nuovamente arrestato e per lungo tempo i giornali non parlarono più di lui, se non che nel 1982 tornarono a parlarne, ma per un'impresa che non era stata la sua. Infatti a 42 anni il Bergamelli in un lago di sangue morì sgozzato da un altro detenuto nel carcere di massima sicurezza, non per lui, di Ascoli Piceno. Ma vorremmo concludere citando il commento che un cronista di razza, Dino Buzzati, che aveva seguito l'intera vicenda di via Monte Napoleone, rivolse ai milanesi dal danè facile che avevano nei riguardi di quei rapinatori una sorta di ammirazione per la loro bravura, se non addirittura di invidia. Buzzati così scrive: certo che in tale clima la vita della polizia è maledettamente difficile, ma ve lo immaginate quante gliene avrebbero dette se i rapinatori fossero riusciti a tagliare la corda? Al capolavoro del crimine compiuto dai rapinatori, i tutori dell'ordine hanno risposto velocissimi con un capolavoro poliziesco, quale forse nessuno si aspettava. Eppure la gente, invece di gridare evviva, storce il naso. Un ben curioso mondo.
E Buzzati conclude: ma forse è sempre stato così.